Buongiorno e ben ritrovati in questo secondo speciale dedicato al NAB 2024. Come sapete abbiamo avuto il primo appuntamento martedì, davvero grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno seguiti, sono stati tantissimi anche nei commenti, nell'interesse evidentemente delle interviste che sono state realizzate dal Las Vegas Convention Center dove si svolge l'NIB 2024. Davvero una puntata molto interessante. Oggi abbiamo altri ospiti, altri temi da affrontare, altri scenari da verificare e le tendenze e l'innovazione insieme a soluzioni e prodotti davvero molto nuovi e ciò che poi vedremo molto presto evidentemente in Europa. I temi, come abbiamo visto, più interessanti sono l'intelligenza artificiale, evidentemente inserita nei media di tipo generativo, dall'altro i FAST che rimangono ancora un tema molto caldo, la live production, le soluzioni SIS e ovviamente anche la virtual production insieme alla remote production che rimangono temi davvero molto caldi. Prima di dare il via al NAB vi ricordiamo, lo vedete in sovraimpressione, l'appuntamento con il FED, il Forum Europeo Digitale che si svolgerà a Lucca il 6 e il 7 giugno. Quest'anno l'edizione è la numero 21, siamo molto soddisfatti anche perché abbiamo tantissimi ospiti straordinari. Primi fra tutti Alessandro Raimo, amministratore delegato di Warner Discovery Italia, è colui che è riuscito nel doppio colpo con Fabio Fazio e Amadeus a portare davvero due grandi stelle della televisione. Avremo anche altri ospiti importanti come Tommaso Bianchini del Napoli, Massimiliano Capitanio dell'Agcom, l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, per parlare di pirateria, tantissimi personaggi, davvero un appuntamento importante e c'è grande interesse. Ricordatevi di iscrivervi perché è molto importante, un appuntamento che sta avendo un'attenzione per fortuna davvero importante e quindi vi consigliamo di iscrivervi quanto prima perché le sorprese saranno davvero tante. Quindi segnatevi 6-7 giugno Real Collegio Lucca. Adesso invece ci spostiamo a Las Vegas. I'm so excited every time I come to NAB. It doesn't get any better than this. They have everything from the ground up. Radio, video, social media, advertising, marketing, web, all this other stuff. It's a conference that typically brings 100,000 or so broadcast professionals, and they come from all different walks of life. You never know who's going to be here, and you never know how they can affect your business. It's really important for networking, especially in this time where people are looking for jobs and stuff. This is the perfect time to do that. It's like the opportunity to meet people and just see what's out there in the world of film. It was awesome. The hands-on opportunity that all the vendors provide is incredible. You have so much access to the different brands, different equipment. You get to see the actual demos and you get this one-on-one time with other creators that you can't really get anywhere else. It's great to see the similarities and differences between a bigger production and the content that I do on YouTube. I've been able to take advantage of the workshops, the round tables. So much that I've learned already that I'm going to carry back and begin to implement. This is the technology that a lot of production companies are going to be seeing and rolling out in the next 3 to 9 months. And if you can see it first, it kind of just gives you a cutting edge. The place is so huge. There's no way that one person could do it. So we've kind of spread out. I know that at dinner tonight, we're going to have a lot to talk about. The amount of stuff, the amount of knowledge that's here, definitely worth the investment if you're serious about your craft. Torniamo a Las Vegas dove c'è un grande professionista, un caro amico, un eccellente driver inteso come guida sull'innovazione e la tecnologia.
come dire, non facciamo troppi complimenti. Cristiano Benzi, Eutelsat. Cristiano, è un vero piacere, poi ti spiegherò fra poco il perché il piacere sincero. Ciao Andrea, è un piacere, è il piacere mio anche con questi mezzi di fortuna, un telefono mobile, collegarsi da Las Vegas con voi e contribuire ai dibattiti che sono sempre estremamente interessanti. No, allora, il piacere perché, Cristiano? Perché tu sei un uomo di grande esperienza, di grande visione a livello internazionale. Fra l'altro, la prima cosa che ti chiedo è, come vedi, c'è il logo diverso di Eutelsat e nuove attività da parte di una compagnia globale come Eutelsat. Vorrei partire da qui, stranamente, perché di solito queste domande si fanno alla fine. Ci spieghi un po' le novità che riguardano la società? Guarda, come effettivamente tu l'anticipi, abbiamo questo nuovo logo, ma al di là del logo, dietro il logo c'è ovviamente una storia, e direi una storia che è abbastanza conosciuta, risaputa. Noi abbiamo fatto una fusione con l'operatore satellitare LEO OneWeb. Siamo oggi un unico gruppo, Eutelsat Group, Eutelsat OneWeb. È stata una sfida per noi, ovviamente, un operatore storico tradizionale, GEO, entrare anche sul nuovo mondo del LEO, delle costellazioni LEO. Perché questa mossa strategica? Beh, direi che è evidente. È evidente il fatto che il mondo tradizionale del broadcasting, sul quale noi siamo stati attivi per tantissimi anni e lo siamo ancora, è arrivato in una fase, diciamo, di consolidazione. Voglio dire che sia morto, ma è arrivato in una fase di consolidazione. Il grosso della crescita si prevede nei prossimi anni nel settore della connettività. Noi siamo già presenti nel settore della connettività da un pochino di tempo con le costellazioni GEO, con i satelliti GEO. Abbiamo avuto il satellite CASAT, abbiamo poi venduto a Viasat, abbiamo continuato con i satelliti Connex e Connect HTS. Adesso facciamo veramente una scommessa in una costellazione LEO che rappresenta un pochino il futuro della connettività. Senti Cristiano, tu sei appunto un osservatore speciale perché a differenza degli altri graditissimi ospiti di questo speciale NAB 2024, tu rappresenti, come dire, un hub dove tutte le rispettive esigenze del mercato della industry, dei media, del digitale e delle telco arrivano. Secondo te quali sono le vere forti novità che vengono trasmesse e vengono anche confermate da questa edizione 101 del NAB? Non ho avuto tempo di circolare, di andare molto in giro. È un hub comunque estremamente frequentato, molto incentrato ovviamente sulle nuove tecnologie, sull'apporto che l'intelligenza artificiale può dare, per esempio, al mondo della produzione del broadcasting. Noi come operatore satellitare, e direi anche i nostri colleghi operatori satellitari che sono presenti, stiamo cercando di portare del nuovo sulla piattaforma satellitare. Il nuovo per noi è quello che io ho dietro, si intravede un pezzettino, gli ascoltatori più... Scusami Cristiano, perché lì proprio dietro ci sono delle parole che proprio dette a te, che di esperienza ne hai tanta e che evidentemente, come dire, di cose ne hai viste. Questa parola high quality streaming è un po' strana, come dire, su Eutelsat, no? Ma esattamente, multi-screening via satellite, vedrai dietro di me c'è scritto multi-screening via satellite and high quality streaming. Gli osservatori più attenti che ti seguono si ricorderanno, dell'intervento che abbiamo fatto a Lucca questa scorsa estate, nel quale avevamo parlato del Native IP. Il DVB Native IP, che è questo standard al quale noi, insieme al nostro competitor SES, abbiamo contribuito, perché abbiamo la chairmanship del technical module insieme ad SES. È uno standard che sta diventando effettivamente standardezza ufficiale in questi giorni. Lo scopo di questo standard è di portare effettivamente attraverso la piattaforma satellitare, attraverso la affidabilità della piattaforma satellitare, quindi il grande reach e la banda garantita, di portare anche contenuto in IP nativo per fruizione su terminali mobili, oltre che il televisione tradizionale del salotto, il grande schermo. È un sistema che ha visto recentemente una prima applicazione pratica, che è quella effettivamente che mostriamo
sullo schermo proprio dietro alle mie spalle, perché l'Istituto di Radio Televisione del Perù, che è l'operatore pubblico peruviano, ha adottato questo standard e ha lanciato recentissimamente una piattaforma di canali educativi, informativi, basata sulla nuova tecnologia di VB Native IP. E quindi si tratta effettivamente del primo caso concreto di utilizzo, impiego reale di una nuova tecnologia che porta un vantaggio significativo. Hanno voluto investire su una piattaforma di nuovo tipo, di nuova generazione, non una piattaforma di PH tradizionale come quelle che conosciamo, tipo TVSAT o Sky Italia, ma una piattaforma che sposa le funzionalità classiche di una piattaforma satellitare, quindi il TVSAT o lo Sky Italia, ma che permette anche la visione sui terminali mobili. Quindi si tratta veramente di portare la televisione là dove anche la televisione non c'è, se vogliamo. Il portale mobile, il telefono mobile, lo smartphone oggigiorno ce l'hanno tutti, diventa anche uno schermo di televisione che può essere alimentato da satellite grazie a questa tecnologia. Senti, insomma, Cristiano, tu ci racconti ancora una volta, come sai, spesso e volentieri le malelingue dicono che il satellite tende, come dire, a flettere nell'interesse, però alla fine troviamo che è una piattaforma affidabile, garantita, potente, forte, con opportunità di qualità importanti, perché sappiamo tutti, e tu lo sai meglio di altri, che il 4K Ultra HD, come dire, con il satellite ha una performance superiore. Permettimi, se mi è consentito, proprio su una nota che tu hai dato e che ci è sempre a cuore, la storia importante, un'ottima storia di TVSAT, che ha appena ricordato appunto le tante tessere in Italia, quindi significa che il servizio funziona meravigliosamente. Certo, assolutamente. Beh, la collaborazione nostra con TVSAT è ovviamente una collaborazione continua e costante. La grande novità che siamo fieri di aver apportato è stato aiutare Rai, aiutare TVSAT, aiutare Mediaset anche nello sviluppo del 4K. Effettivamente il segnale Rai 4K, possiamo dire con una punta di orgoglio, è su satellite anche grazie ad uno sforzo congiunto che abbiamo fatto insieme a Rai e per promuovere e per anche creare l'ecosistema necessario al suo sviluppo e alla sua trasmissione. Allora, speriamo di vedere molti più canali 4K presto sui satelliti. Vabbè, non ti faccio la domanda che cosa accadrà con i campionati europei in Germania e i giochi olimpici a Parigi, perché immagino che Eutelsat dirà, come dire, farà la voce grossa, no? Ma assolutamente, anzi in particolare noi abbiamo sui canali francesi, però principalmente recentemente parlato molto del 4K. France Télévisions, che è che è il diffusore ufficiale francese, ha effettivamente annunciato la distribuzione dei segnali dei Giochi Olimpici che sono prodotti a Parigi per l'appunto in 4K nativo, anche sul digitale terrestre, oltre che sul satellite e sulla piattaforma FranceSat che noi stessi veicoliamo. E sulla capacità della piattaforma FranceSat noi abbiamo aiutato effettivamente France Télévisions a fare la distribuzione per la rete terrestre che hanno messo su nel giro di qualche settimana, grazie al satellite. Quindi utilizziamo la nuova tecnologia sempre standardizzata dal DVB, il Single Illumination System, che consente di avere un segnale che può essere fruito direttamente dai ricevitori satellitari e anche alimentare le reti digitali terrestri, recuperato sui trasmettitori e trasmesso dai trasmettitori. Quasi mi scappa da dire che Cristiano Benzi ne pensa una e ne inventa 100, insomma, questo è il tema. E poi il tuo sorriso è contagioso perché, appunto, proprio perché tu sei in questo settore da tanti anni, vuol dire che ancora ti stimola a fare bene e a dimostrare che questa industria è ancora molto viva. Cristiano, è stato un enorme piacere, ti auguriamo un'edizione del NAB fantastica e ci vediamo in una città toscana che conosciamo tutti. Le conosciamo bene. A presto, ciao a tutti, ciao. Ciao Cristiano. Torniamo all'NIB 2024 a Las Vegas. Vedete già la nostra ospite, che è una novità assoluta evidentemente per il nostro pubblico. Diana, benvenuta innanzitutto, è un piacere averla con noi.
e lei ha una doppia novità, sia perché è la prima volta che appare nei nostri speciali, sia perché rappresenta una società molto importante. Da dove vuole cominciare? Prima di tutto grazie Andrea per l'invitazione, buongiorno a te, è un piacere essere qua con te in remoto da NAB a Las Vegas. Infatti è una premiere, ma è un grande piacere. Io sono la responsabile di vendita di Europa e Middle East, quindi non mi aspettavo che sia tanta gente dall'Europa e dal Middle East che venga allo NAB, ma veramente è stato un ambiente geniale, con molto traffico, uno show molto molto interattivo e fino adesso in Chiron siamo molto molto contenti. Ecco, quali sono i temi principali? Perché tutti parlano di virtual e remote production, delle applicazioni dell'intelligenza artificiale generativa, dei fast e ovviamente della monetizzazione per quanto riguarda lo streaming. È tutto vero o c'è dell'altro? È tutto vero, infatti in Chiron c'è anche questo mood e diciamo che noi come azienda di produttore di soluzioni grafiche della production fino alla post-production ascoltiamo molto agli trend del mercato, ai bisogni dei clienti, alle aspettative di evoluzione, no? E certamente che il bisogno di integrare nuove tecnologie come l'utilizzazione dell'intelligenza artificiale, di sviluppare una soluzione di produzione di forma remota, di forma virtuale, per avere un portafoglio di soluzioni molto efficienti e affidabili, ci rimane un trend, esattamente. E in Chiron proviamo anche di sviluppare le nostre soluzioni in questa direzione, assolutamente. Ecco, voi proprio in questa industria, perché lei lo vive da professionista che fa un lavoro ovviamente eccellente, dall'altra immagino che quando si siede nel divano del salotto si vede la televisione come la vediamo tutti noi, no? Quindi esattamente. Questo mix di emozioni e di coinvolgimento e di engagement, come si dice in inglese. Ecco, voi contribuite affinché questo ingaggio sia un ingaggio, come dire, più partecipativo, perché immagino che la grafica, insomma, contribuisce molto, no? Nel cambiare lo stile, il tono, il colore, l'intervento, le informazioni, i dati, è così? Assolutamente, hai totalmente ragione, hai definito bene il bisogno e le richieste generali dei nostri clienti. Diciamo che noi abbiamo questa fortuna di avere l'esperienza e la storia della produzione grafica e in Chiron è così che abbiamo cominciato tutto, tutto il gioco e tutto questo mondo della produzione è cominciato tutto attraverso i grafici e quindi proviamo veramente attraverso l'evoluzione e le risposte a queste domande di raggiungere l'intelligenza artificiale, di proporre una piattaforma turnkey con vari moduli in una sola interfaccia HTML5 based per esempio o basata nel cloud, ma senza attingere alla qualità degli grafici, alla qualità di produzione. Quindi abbiamo veramente questo vantaggio di permettere ai nostri clienti di guardare le aspettative qualitative dei telespettatori attraverso delle soluzioni innovative basate nel cloud o grazie a delle nuove funzionalità futuristiche, come l'intelligenza artificiale, esattamente. Un'ultima domanda, Diana, quando tornerà a casa, facciamo un gioco, quando tornerà a casa si porta dietro la soddisfazione di una bella fiera dove ha avuto tanti appuntamenti, perché per fare questa intervista l'abbiamo dovuta praticamente seguire e pedinare per avere la possibilità di parlare con lei. Si porta dietro questo, si porta l'opportunità per esempio a settembre di andare all'IBC con maggiore confidenza, o addirittura il fatto di aver sbaragliato gli uomini con la sua preparazione e la sua partecipazione come Chiron? No, assolutamente Chiron sarà presente all'IBC, lo eravamo già presente l'anno scorso, e l'anno prima no, per ragioni diverse non è stato possibile, ma l'anno scorso siamo ritornati e l'anno prossimo ritorneremo anche più di forza e vogliamo veramente mostrare che Chiron non è solo un'azienda americana ma soprattutto un'azienda europea, perché l'ufficio centrale di sviluppo di R&D è basato in Repubblica Ceca. E quindi abbiamo più di 150 ingegneri che sono basati in Repubblica Ceca e con diversi anche attori principali delle decisioni di Chiron basati anche in Europa. Quindi veramente l'IBC sarà una presenza molto aspettata dai nostri clienti, e anche se abbiamo avuto un flusso di clienti interessanti allo NAB,
veramente aspettiamo un flusso molto molto più importante all'IDC. Bella sfida, grande challenge, Diana, è stato un grande piacere averla con Anche noi. per me. No, sicuramente è la prima di una serie, anche per capire appunto Sono un aspetto sicura. dell'industria dei media davvero molto importante. Allora, concluda con altrettanti successi il NAB 2024, grazie di cuore e buon lavoro. Grazie a lei Andrea e arrivederci a tutti e ci vediamo presto. Grazie. We have the privilege and the honor to welcome James Fraser from Moments Lab. James, thank you to join this special NAB for the Tech Talk, and it's a very great privilege for us, and I will explain why. Hi, James. Hey, morning. Thanks for having me, Andreas. Yeah, the first very great news from my side, and better from your side, because your changed name was Newsbridge before, and now is Moments Lab. It's a very big change for your company. Yeah, absolutely. We've had the new name change in Flow for about a month now. We needed to change the name to better align with what our products and our solutions offer our clients. If anyone who does know Newsbridge previously, we were born in news. We help journalists find content, but more importantly, in comparison to other MAMs and other search tools, we help people find moments within media rather than just the media file. So we can search for something very specific and find a one minute clip, a 30-second clip from a 2-hour-long video. James, you have solutions like, for example, Media Hub, a live asset manager, and futures like, for example, live schedule or moment-based search, or even cloud workspace. So cloud remain a very strong pillars in the media industry, right? Sure, absolutely. We have multiple clients who have multiple requirements. You have, like you mentioned, the live asset manager. That's where we're able to take in live streams, RTMP, SRT, HLS, etc., and index them in live into a Media Hub platform in the cloud. And the sport is the very great moment for your products and solutions, in your opinion? You say yes. Yes. Yeah, I wouldn't say no to that for sure. We about 35 or 40% of our clients are made up of sporting clients, definitely clubs, nations, leagues, federations, etc. I'm looking forward to seeing AI used in a practical use case in terms of being able to search for content quickly, repurpose it quickly, and then push it out to social media. We live in a world of social media where reaction and quick reaction is everything, and using a tool like Moments Lab allows customers to be able to find those key moments, highlights, emotion in the game, whatever it might be, react to it quickly, clip it, and post it onto social medias to get engaged with their audience. Looking to have more details and more news by Moments Lab, for sure, will be in Italy very soon. Thank you, James, for your time, for your availability, just to describe the moods during the NAB 2024. Thank you so much, and have a nice day. Bye-bye. Sure. Allora, torniamo a Las Vegas, dove c'è una persona che stimiamo molto, un imprenditore coraggioso che guarda all'innovazione, anche perché viene da una regione meravigliosa come la Sardegna. Giorgio, benvenuto. Grazie, ben trovato anche a te, Andrea. Senti, tu lo puoi dire che Las Vegas non è la Sardegna, insomma. Beh, però c'è un bel sole, devo dire, molto interessante, si sta veramente bene in questi giorni. Senti, qual è il mood, qual è l'atmosfera che tu recepisci da attento osservatore dell'industria? Ma allora, sai, noi addetti ai lavori, e lo dico in qualità più che di rappresentante di un'azienda che si occupa di post-produzione, in questo momento di chi si sta concentrando sull'innovazione tecnologica e quindi sulla ricerca di processi nuovi per il miglioramento del workflow della post-produzione in particolare, perché come sai attingiamo dal mondo della post-produzione in cui siamo protagonisti in Italia
soprattutto. Ecco, c'è un interesse che si riconferma, e questo lo si legge subito, verso il cloud, verso tutto ciò che converge in una unica piattaforma a cui tutti possono collegarsi. Ma questo è un'assoluta conferma anche per il fatto che ci sono praticamente tantissime realtà anche molto versatili rispetto a quelle un po' più proibitive della scorsa edizione. Quindi abbiamo la possibilità di fare la remote production e la remote post production in cloud anche con sistemi decisamente molto versatili di facile accesso, diciamo, anche dal punto di vista economico. Questo sicuramente ci incoraggia, ci invoglia ad andare avanti nella nostra strada, quindi nella creazione di questi nuovi sistemi per la post-produzione in remoto e per la gestione della condivisione di quanto accade da parte di tutti gli operatori. Ecco, questo lo leggo molto chiaramente. Senti, per il Giorgio, resto... allora, cloud, intelligenza artificiale, virtual production, remote production, ma tu ci avevi visto lungo perché insomma, questo è un argomento tuo. Sì, infatti è una grande soddisfazione constatare che il mondo va in questa direzione e adesso non è più un punto di domanda, adesso è una certezza assoluta, perché oramai, ripeto, è qualcosa di consolidato. Mi è piaciuto anche osservare diciamo, l'importanza dedicata all'hardware, quindi non solo al software, che sicuramente la fa da padrone, ma trattandosi di contenuti audiovisivi c'è uno spazio molto ampio per quelli che sono gli strumenti dai quali non si può prescindere, quindi le telecamere, l'illuminazione, sicuramente i virtual set e una serie di altre situazioni molto molto interessanti, perché comunque ci sono sempre delle innovazioni anche in questo settore, chiaro. Allora, buona edizione del NAB, Giorgio, grazie per questo aggiornamento da Las Vegas, in bocca al lupo, sarà sicuramente un'edizione di successo anche per te e poi ci informerai appunto su quelli che sono i risultati di questa importante edizione numero 101. A presto, Giorgio. A presto, io continuerò a mostrare il nostro cloud SIN9 con un semplice iPad dal quale ci colleghiamo da Las Vegas, che è una cosa straordinaria, devo dire. Ti ringrazio per questa opportunità e ti auguro una buona giornata a te e a chi ci ha seguito. A presto. I'm so excited every time I come in AB. It doesn't get any better than this. They have everything from the ground up. Radio, video, social media, advertising, marketing, web, all this other stuff. It's a conference that typically brings 100,000 or so broadcast professionals, and they come from all different walks of life. You never know who's going to be here, and you never know how they can affect your business. It's really important for networking, especially in this time where people are looking for jobs and stuff. This is the perfect time to do that. It's like the opportunity to meet people and just see what's out there in the world of film. It was awesome. The hands-on opportunity that all the vendors provide is incredible. You have so much access to the different brands, different equipment. You get to see the actual demos, and you get this one-on-one time with other creators that you can't really get anywhere else. It's great to see the similarities and differences between a bigger production and the content that I do on YouTube. I've been able to take advantage of the workshop, the round tables. So much that I've learned already that I'm going to carry back and begin to implement. This is the technology that a lot of production companies are going to be seeing and rolling out in the next 3 to 9 months. And if you can see it first, it kind of just gives you a cutting edge. The place is so huge. There's no way that one person could do it. So we've kind of spread out. I know that at dinner tonight, we're going to have a lot to talk about. The amount of stuff, the amount of knowledge that's here, definitely worth the investment if you're serious about your craft.